una città imperiale di 3 milioni di abitanti. La più grande delle capitali del Danubio è anche chiamata la città della musica, poiché qui fiorirono Mozart e Beethoven. Palazzi, giardini, opere e musei, statue di imperatori, momenti gloriosi della dinastia degli Asburgo, arte e profumi vi faranno vivere un'esperienza di viaggio indimenticabile. Benvenuti a Vienna, la capitale dell'Austria nel cuore dell'Europa. Ti piace il video? Clicca mi piace e iscriviti per scoprire destinazioni incantevoli e storie affascinanti. Ci troviamo nel paese che adorava l'imperatrice Sissi, Austria. La maestosa capitale Vienna ti ruberà il cuore poiché offre immagini uscite direttamente dalle fiabe. Le melodie della musica classica e dei vals viennesi, il caffè viennois e le prelibatezze culinarie, nonché l'irresistibile atmosfera natalizia vi incanteranno. Bella, affascinante e molto romantica, Vienna seduce i suoi visitatori a prima vista. Resta con noi mentre scopriamo i segreti della città e i luoghi più suggestivi. Iniziamo con il punto zero di Vienna, piazza Santo Stefano, Stephansplatz. L'omonima cattedrale ci lascia senza fiato. Qui vivrete lo splendore medievale e la grandiosità dello stile gotico. Salendo 343 gradini, si raggiunge il balcone con tutta la città ai piedi. Mentre sotto il tempio si trovano le leggendarie catacombe. Da qui passeggerai lungo la strada Graben, una notevole zona dello shopping. Attraversando il centro storico, o Innenstadt, raggiungiamo la piazza Michaelplatz, dove attira l'attenzione un sontuoso complesso di edifici. Ecco il museo di Sissi, con abiti, gioielli e manufatti della bellissima imperatrice. Si dice che ai suoi tempi fosse forse più popolare e amata della principessa Diana. Continuiamo con la costruzione del Maneggio spagnolo e del Museo dei Tesori Imperiali. Tutto intorno a noi sono archi, piazze e statue. Ora possiamo goderci la vista del palazzo Hofburg. Atmosfera romantica di altri tempi e suoni di violini e carrozze. Il palazzo è circondato da luoghi di interesse come il Museo Albertina, l'Opera di Vienna, i musei gemelli di storia arte e storia naturale, mentre più indietro si trova il quartiere dei musei. Nelle vicinanze si trova il Parlamento austriaco, che ricorda un antico tempio greco. Stiamo già percorrendo il viale circolare o Ringstraße, un viale che fu una conquista urbanistica dell'epoca. Parchi, istituzioni, sale della cultura e dell'arte, costruzioni che accrescono l'esperienza dei visitatori, sono qui raccolte. Nel parco popolare o Volksgarten ci riposiamo mentre di fronte c'è il municipio Rathaus, un luogo che ospita eventi artistici e un importante centro delle celebrazioni natalizie. Di
fronte a noi c'è il Burgtheater e dietro di esso si trova il famoso Café Central, punto di riferimento di Vienna all'epoca in cui era una metropoli mondiale e un centro di spionaggio. Si dice che Adolf Hitler, Joseph Stalin e Sigmund Freud, tra gli altri, si stessero godendo il caffè qui. Utilizzando il fantastico sistema di trasporto pubblico di Vienna, arriviamo al Palazzo Reale di Schönbrunn. La grandezza del palazzo, i giardini, il labirinto, il panorama infinito, la fontana, la glorietta con il suo caffè, tutti insieme e ognuno separatamente, ti lasceranno a bocca aperta per l'ammirazione. Tutto quello che devi fare è sopportare le passeggiate e vestirti in modo caldo, poiché i mesi invernali a Vienna sono molto freddi. Cappello, sciarpa, guanti e vin brûlé sono indispensabili. Accanto al palazzo, che era la residenza estiva degli imperatori, si trova lo zoo di Schönbrunn. Prossima tappa, Castello del Belvedere. Un palazzo barocco che oggi ospita opere d'arte e una notevole collezione del pittore Klimt. Ecco il quartiere delle ambasciate straniere e relativamente vicino possiamo ammirare la cattedrale asburgica del XVIII secolo dedicata a San Carlo sulla Karlsplatz. Il Prater è un grande parco aperto tutto il giorno con giostre retro, tra cui una famosa ruota panoramica gigante del 1897. Siamo vicini alle rive del Danubio. Oltre a ponti, edifici e navi, sull'isola del Danubio, Donauinsel, possiamo ammirare Austria Center, la città moderna con i grattacieli e gli uffici dell'ONU. Il parco Donau e la torre di telecomunicazioni girevole Donauturm del 1964, con ponti di osservazione, ristorante e caffetteria. Non c'è modo migliore per entrare nello spirito festivo che visitare i mercantini di Natale in ogni angolo della città e in ogni palazzo. I meravigliosi piatti della cucina austriaca, zuppa di zucca, cotoletta e altre prelibatezze. I deliziosi dolci locali e il famoso caffè ti daranno l'energia di cui hai bisogno per continuare a camminare e sopportare il freddo. Vienna, la tua prossima magica destinazione preferita. Quale destinazione vorresti vedere nel prossimo episodio? Scrivi un commento. Condividi questo video con i tuoi amici, prodotto da Anastasios Grekos per il canale Turismos, Guru dei Viaggi. Grazie mille e iscriviti per altri video, paesaggi unici e immagini esotiche.